La casa si trova nelle campagne pugliesi tra Carovigno e Ostuni, in un appezzamento di terreno caratterizzato dai classici muretti a secco, da questi ulivi centenari, a volte millenari, dalle grandi chiome. La caratteristica fondamentale di questo contesto è la luce che filtra attraverso le chiome degli alberi, che filtrano la luce del sole e la proiettano sulla terra rossa pugliese. I miei clienti mi hanno chiesto di realizzare la loro casa mantenendo il più possibile l'atmosfera che loro hanno trovato in questo particolare contesto. L'idea è stata ovviamente quella di mantenere il più possibile il rapporto con la natura. Quindi questa casa doveva essere in qualche modo fluida, aperta verso l'esterno. La natura doveva assolutamente far parte dell'architettura, entrare all'interno dell'architettura. La cosa che maggiormente ha caratterizzato poi la composizione architettonica e il layout della casa è stata quella di mantenere le alberature esistenti senza dover abbattere nessun albero o spostare alcun albero, per cui diciamo che il progetto si è sviluppato attorno agli alberi stessi, facendone di fatto parte integrante, quindi non solo per me era un vincolo imprescindibile, ma diventava un elemento anche fondamentale del progetto. All'edificio si accede da un ingresso che poi distribuisce le varie parti dell'abitazione e già da un primo avvicinamento alla casa si può percepire attraverso la casa la campagna che prosegue, che si estende. Si entra in questa zona living ampia e ampiamente vetrata, ombreggiata da un grande ulivo dove è stato realizzato un grande divano in muratura rivolto verso la campagna e verso la zona piscina. Collegato a questa zona living, collegato da un'ampia apertura, c'è la cucina che guarda verso ovest, una cucina con un grande tavolo da pranzo, in legno di quercia bruna e ferro naturale, realizzati da artigiani locali. A questo blocco si affianca un altro blocco molto semplice, lineare, che sostanzialmente contiene le camere da letto. Le camere da letto sono rivolte a sud, anche queste sono trattate con questo rivestimento di calce pigmentata di colore grigio chiaro. La scelta di questo colore rispetto alla calce bianca dell'esterno è voluto per mitigare la luce forte che entra negli ambienti, in modo da creare proprio questo effetto più intimo e riposante per la zona notte, per le camere da letto. Quando si interviene in questi contesti e quindi si va a creare una sorta di artificializzazione del contesto, si opera una sorta di violenza verso la natura, una sorta di ferita che in un qualche modo deve essere risarcita, si deve sostanzialmente poi ritrovare una riappiccificazione con la natura stessa. Questo avviene sia cercando di minimizzare l'impatto del costruito nel contesto, sia nel riutilizzare quanto più possibile i materiali locali e addirittura i materiali che provengono dagli stessi scavi di fondazione, per esempio. I materiali che sono stati utilizzati in questa casa sono materiali naturali per i blocchi, diciamo, trattati a calce, quindi la calce naturale, e per quanto riguarda alcune parti della casa, queste sono state rivestite completamente utilizzando la pietra che è stata estratta dagli scavi per realizzare la piscina e le fondazioni.
concetto è proprio quello di collocare vicino all'abitazione un elemento naturale che abbia proprio questa funzione di filtrare la luce, ma di creare anche questi effetti di luce e ombra, e quindi creare delle superfici semplici e monocromatiche su cui la luce e l'ombra si possano riflettere, sostanzialmente fanno vibrare l'edificio, quindi lo rendono sempre vivo. Insieme a Giuseppe Tricarico, architetto paesaggista dello Studio Paz, sono stati pensati gli interventi sul verde. Questi interventi ritengo siano stati necessari per accompagnare l'inserimento della costruzione nel paesaggio esistente. Quindi sono state utilizzate specie vegetali autoctone, non tipiche da situazione da giardino, ma più che altro specie che si ritrovano spontanee nella campagna. La stessa piscina è stata progettata in modo da integrarsi delicatamente nel contesto, utilizzando colori scuri che potessero riflettere e riverberare gli elementi naturali che la circondano, in una sorta di gioco di riflessi che mette in risalto la relazione tra artificio e natura. Quindi la realizzazione di questi spazi esterni non sono altro che elementi tesi alla ricerca della massima integrazione dell'ambiente artificiale con quello naturale.